Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo semplicissimo fiore e questa foglia che io ho pensato di utilizzare per fare portachiavi o charms per borse o zainetti, ma ovviamente con i fiori possiamo fare 1000 progetti diversi e il bello di questo schema è che non è solo lo schema per un fiore, ma per tanti fiori diversi di dimensioni diverse. Nel tutorial infatti vi spiego come con lo stesso schema possiamo ottenere grandezze diverse a seconda della grandezza della perlina che utilizziamo o a seconda del filato che stiamo utilizzando. La cosa più bella di questo lavoro secondo me è sbizzarrirsi con colori, forme e accessori vari. È un progetto iper veloce, quindi perfetto anche per chi vende i propri lavori. Fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare il fiore piccolo ho usato il cablè numero 5 e io uso sempre questo della marca Ispe e l'ho lavorato con un uncinetto da 2 mm, mentre i fiori più grandi li ho fatti con resti di filati che avevo a casa, di Basic Cotton di Un Filo di Passione e del Luxor della Ispe, che sono tutti e due cotone 100%, più o meno con lo stesso spessore, più o meno con lo stesso finish, e li ho lavorati con un uncinetto da 2,5 mm. Voi potete utilizzare qualunque filato vi piaccia che abbia uno spessore più o meno simile a questi. A seconda dello spessore del filato il fiore sarà più grande o più piccolo. Se volete utilizzare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio i link. Per quanto riguarda le perline e i moschettoni, potete utilizzare quelli che vi piacciono di più, delle dimensioni che vi piacciono di più. Queste perle sono di riciclo di una collana che si era rotta e questi moschettoni li ho presi in merceria, ma se trovo dei link utili ve li lascio nella descrizione del video. Lasciamo una codina lunga di filo all'inizio e facciamo un anello magico. La ripetizione che ripetiamo in questo giro è 3 punti bassi nel cerchio, 9 catenelle, un punto bassissimo nel punto basso alla base, entrando in questo modo. E ripetiamo 3 punti bassi nel cerchio, 9 catenelle, un punto bassissimo nel punto basso alla base, entrando in questo modo. Ripetiamo questa ripetizione per il numero di petali che vogliamo avere nel nostro fiore. Se non vogliamo inserire la perlina, facciamo 5 o 6 petali, tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo e proseguiamo. Se volete inserire la perlina al centro del fiore, per capire quanti petali dobbiamo lavorare, usiamo la perlina, la mettiamo al centro e tiriamo un po' il cerchio magico finché non ha più o meno la dimensione della perlina. E se vediamo, come in questo caso, che rimane dello spazio libero, vuol dire che bisogna fare più petali. Probabilmente con questa perlina devo lavorare almeno 7 petali. Se invece voglio inserire una perlina più piccola, tiro ancora un po' il cerchio magico e come vedete in questo caso 6 petali sono perfetti. Quindi se volete inserire la perlina per capire quanti petali fare, basta
mettere la perlina al centro e tirare un po' il cerchio magico. Se il contorno è pieno di punti, avete già trovato il numero giusto di petali. Se invece rimane dello spazio vuoto, basta fare 1 o 2 petali in più. Una volta che abbiamo deciso quanti petali fare per il nostro fiore, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Lavoriamo un punto bassissimo anche nel prossimo punto e vediamo la ripetizione che ripetiamo in ogni petalo. In ogni archetto lavoriamo 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 10 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pieghiamo i petali all'indietro per lavorare meglio. 9, 10 e 3 mezzi punti alti. 1, 2, 3 e un punto bassissimo nel punto basso centrale. Saltiamo un punto e nel successivo un punto bassissimo. E questa è la ripetizione che ripetiamo in ogni petalo. In ogni petalo lavoriamo 3 mezzi punti alti, 10 punti alti, 3 mezzi punti alti e poi un punto bassissimo nel punto basso centrale e ripetiamo così per tutti i petali che ci sono nel giro. Una volta lavorati tutti i petali, tagliamo il filo un po' lungo, infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo nel punto bassissimo al centro tra i due fiori. E torniamo al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. Annodiamo sul retro e intanto questo filo lo lasciamo qui e infiliamo l'ago nel filo del cerchio magico. Prendiamo la perlina che vogliamo usare e infiliamo il filo. Posizioniamo la perlina. Se il cerchio magico non ha ancora la giusta misura, basta tirare un po' in questo modo e a questo punto agganciamo la perlina sull'altro lato più o meno a metà, entrando da dietro in un punto basso. E da davanti rientriamo nel foro della perlina e usciamo dall'altra parte. E facciamo la stessa cosa. Ripassiamo in un punto e di nuovo nella perlina. E in questo modo abbiamo fissato la perlina al centro e il centro del fiore ha esattamente la grandezza della perlina. Qui dietro facciamo un nodino facciamo passare il filo attraverso i punti e lo portiamo verso la parte alta del petalo e questo filo lo lasciamo qui.
E se volete usare questo fiore per qualunque lavoro, il fiore in realtà è già pronto e potete applicarlo dove volete. Per la foglia facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 11 catenelle. E iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto alto, un aumento di punti alti, cioè 2 punti alti nello stesso punto, 3 punti alti, due mezzi punti alti nel prossimo punto, un mezzo punto alto, due punti bassi nell'ultima catenella, una catenella, un punto bassissimo nel punto basso, entrando in questo modo nel punto, ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle. Iniziando dalla prima catenella lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, due mezzi punti alti nel prossimo punto e, se vogliamo, nel frattempo nascondiamo la codina di filo attraverso i punti. 3 punti alti, due punti alti nel prossimo punto, due punti alti, e un punto basso nell'ultimo punto. E lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto basso per completare la foglia. E lavoriamo una riga di catenelle lunga quanto serve. Io ho fatto una riga di 60 catenelle, ma non è importante quante catenelle lavorate, l'importante è che questa riga sia lunga a sufficienza per dare la forma che volete al vostro portachiavi. E per capirlo usiamo il fiore, posizioniamo il fiore dove vogliamo metterlo, diamo la lunghezza a questa parte che vogliamo, potrebbe essere più lunga, più corta, potete farlo come preferite ovviamente, e nella parte alta deve rimanere un'asola in cui agganciare l'anello portachiavi o un'asola sufficientemente lunga per fare il nodo sul moschettone e la inserite nell'anello del moschettone, che in questo caso è un po' piccolo. Fate passare le catenelle e fate passare di qua tutti e due i capi del lavoro e tirate. E in questo momento regolate la lunghezza che volete dare alla codina libera, quella senza foglia. Una volta stabilita la forma, infiliamo le perline
Se volete potete fare nodini anche tra una perlina e l'altra, potete mettere dei separatori, qui ovviamente potete decorare come preferite e poi alla fine facciamo 1, 2 o 3 nodini, quelli che servono, per fissare le perline. Ed ora non ci resta che cucire il fiore alla parte con la foglia. Qui dietro abbiamo un filo che abbiamo portato nella parte alta di un petalo. Questo petalo sarà uno dei due petali che va nella parte alta del portachiavi. Posizioniamo il fiore nella posizione che vogliamo che abbia e cuciamo. Mettiamo la catenella sul rovescio in modo da vedere il rovescio della catenella ed entriamo in un punto prendendo il filo dietro di una delle due parti. Il filo parte da qui e cuciamo il punto qui di fianco e passiamo al petalo di fianco, entrando in un punto alla stessa altezza, e prendiamo anche la catenella da questa parte, controllando che i pezzi abbiano la lunghezza che vogliamo, che siano nella posizione che vogliamo, e prendiamo anche la catenella da questa parte e un punto da questa parte. Tiriamo un po' il filo, non troppo, in modo che non si deformi il lavoro, e qui facciamo un nodino. Nascondiamo il filo attraverso i punti e andiamo verso il centro del fiore. E qui cuciamo ancora le catenelle da una parte e dall'altra. In questo modo annodiamo e nascondiamo il filo attraverso i punti. E il portachiavi è già pronto. Li possiamo fare più grandi, più piccoli, con il moschettone, senza moschettone, come portachiavi o come charms per borse o zainetti, ma soprattutto abbiamo capito che con uno schema abbiamo tante possibilità diverse e che possiamo modificare il fiore a seconda della grandezza della perlina. Quindi divertitevi a fare questi fiori utilizzandoli nel modo che preferite. Io vi ho dato l'idea del portachiavi, ma ovviamente tutti i fiori possono essere utilizzati come applicazioni in tantissimi progetti diversi. Fatemi sapere se questa idea vi è piaciuta regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. E se rifate questi charms come charms o come fiori per qualunque altro progetto, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video.
Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!